Salve a tutti! Con la parola della madre diamo inizio a una serie di pubblicazioni, brevi video o webinar su diverse tematiche di attualità. Sono piccoli input formativi spendibili anche per l'animazione nella comunità e, come previsto dalla programmazione del sessennio, potrebbero essere utili a creare una visione condivisa della cultura della comunicazione, pur nella diversità delle espressioni. Queste pubblicazioni sono unificate dal logo Com Talks. Cosa rappresenta? Com indica i termini inglesi communication e community, per sottolineare la trasversalità della comunicazione che ci abilita a leggere insieme con senso critico i diversi aspetti della realtà. Talk indica il desiderio di promuovere riflessione e confronto in un dibattito che coinvolga e sia accessibile al maggior numero di persone, comunità educanti, giovani. La S richiama la salesianità come stile di vita che vogliamo approfondire e attualizzare per riscoprire sempre di più il sistema preventivo come valido metodo educativo in una società complessa e disorientata come quella attuale. E ora diamo la parola alla madre. Un noto scrittore ha affermato: tutto il problema della vita in fondo è questo: come rompere la propria solitudine e come comunicare con gli altri. Conosciamo l'importanza della comunicazione, a cominciare dalla nostra esperienza personale. Fa parte di noi e ci accompagna per tutto l'arco della vita. Tutto quello che facciamo o non facciamo inevitabilmente comunica qualcosa di noi. Comunicare è addentrarsi nel mistero di Dio, dell'altro, del mondo. È la capacità di mettersi in relazione con gli altri. È un'abilità che ciascuno di noi raggiunge nel cammino della propria esistenza e matura attraverso numerosi incontri, dall'ambito familiare a quello della società in tutte le sue espressioni. In realtà riusciamo a capire chi siamo e quanto valiamo soltanto attraverso un confronto con gli altri. La comunicazione è un processo attraverso il quale le persone mettono in comune esperienze, idee, pensieri, sentimenti, conoscenze, desideri e bisogni. Nella comunicazione educativa, l'educatore è testimone credibile con la propria vita, con i contenuti che trasmette e come li trasmette. Inoltre, l'educazione è definita anche arte dell'accompagnamento, nel senso di un percorso fatto insieme. Per noi, figli di Maria Ausiliatrice, la comunicazione è una dimensione fondamentale della nostra vita e missione. Anzi, viviamo una spiritualità che è fondata sulla relazione comunicativa, una relazione che raggiunge tutti e cerca di non trascurare nessuno. Nella cultura odierna, fortemente segnata dai mezzi di comunicazione, siamo chiamati a leggere con senso critico la realtà che cambia molto rapidamente, lanciando continue sfide all'educazione. Papa Francesco, grande comunicatore, riconoscendo la notevole incidenza della tecnologia nelle nostre vite e nella società in genere, propone una riflessione sull'intelligenza artificiale, legandola addirittura ad un tema di vitale importanza: la pace. Il messaggio per la Giornata Mondiale della Pace ci sollecita, infatti, a riflettere sulla stretta relazione tra gli sviluppi dell'intelligenza artificiale e la pace. Le continue innovazioni tecnologiche non possono essere definite negative o positive, perché dipendono sempre dal buono o cattivo uso che ne facciamo. Inoltre dovrebbero dare pari opportunità a tutti,
mentre invece assistiamo a un crescente divario digitale che accentua le distanze tra ricchi di informazione e di accesso alla tecnologia e chi ne è sprovvisto totalmente. Come figlie di Maria Ausiliatrice stiamo cercando di arrivare a una visione condivisa della cultura della comunicazione, proponendo input formativi e curando le reti tra le coordinatrici della comunicazione sociale. Questo video segna l'inizio di una serie di webinar e video pubblicazioni sui temi definiti dalla programmazione del Consiglio Generale 2022-2027 che ci chiedono di privilegiare il lavoro in rete e la partecipazione ad alleanze per collaborare nell'educazione, nella difesa dei diritti umani e nella promozione dei più poveri e vulnerabili, in particolare delle donne. I video e webinar saranno in sinergia con il sito ufficiale dell'Istituto e la rivista Dammi Animas, che quest'anno tratterà ampiamente il tema della pace, tanto desiderata e tanto discussa, forse perché non abbiamo ancora trovato la strada per raggiungerla, non sappiamo bene cosa sia e come costruirla. Ringrazio la consigliera per la comunicazione sociale, Sor Ausilia De Siena, le collaboratrici e i collaboratori che con lei portano avanti l'ambito compassione e competenza e ringrazio tutti per la visione di questo video. A questo seguirà prossimamente un webinar affidato a Madre Vonne Renguà che ci racconterà la sua esperienza al recente Sinodo dei Vescovi, rispondendo alle domande rivolte dai giovani di tutto il mondo. Non mi resta che augurarvi buona visione.